Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi parliamo di sicurezza in auto. Quanto vediamo che succedono degli incidenti oppure dei furbetti per strada che cercano di dire che siamo andati noi addosso a un'auto, oppure furbetti che ci rovinano l'auto, o chi più ne ha più ne metta. Quante ne succedono per strada? Veramente tante. Bene, oggi vi parlo appunto della dashcam, di una dashcam, questa della Wolfgang, il modello HD03, ed è un modello 4K. Non è solo una dashcam anteriore, ma è anche una dashcam posteriore. E questo perché? Perché a volte succede che magari io freno, quello mi viene addosso e mi dice no, ma io avevo la distanza di sicurezza, tu... Ok, ci sono i dati dietro della telecamerina. Andiamo a vedere cosa troviamo dentro la nostra confezione. Allora, troviamo un adattatore USB SD per leggere direttamente nel nostro computer i dati della nostra dashcam, perché dentro c'è già una memoria all'interno. Qui abbiamo la nostra dashcam principale, eccola qua, qui col marchio Wolfgang, 4K Ultra HD, vedete c'è scritto anche qua. Questo è il nostro biadesivo da mettere nell'auto con l'inclinazione, quindi possiamo girarlo come vogliamo. Qui dietro cosa abbiamo? Abbiamo l'USB-C per alimentarla, la V per portare il segnale della telecamera posteriore, e qua abbiamo la nostra Transflash TF. Allora vediamo, in teoria dovrebbe essere da 32 giga. 32 giga possono essere tanti, possono essere pochi. Non fatevi prendere dal discorso io ho 128 giga, basta e avanza un 32 giga, perché noi andremo a utilizzare i nostri dati solo quando succede qualcosa. Ma un 32 giga lui sovrascrive sempre, quindi non è che finiti i 32 giga abbiamo finito la nostra memoria, devo cambiarla. Lui trascrive sempre, quindi fra 3 giorni, quando la telecamerina non è successo niente, bene, lui trascrive uno sopra l'altro il video. Quindi se poi correte 40 ore al giorno, che è impossibile, però allora in quel caso là mettete una memoria più grande, ma questa basta e avanza, perché torno a ripetere, se succede il fatto lo utilizzate. E questa è la nostra telecamerina. Poi troviamo un cavo con l'accendisigari, per chi ha ancora l'accendisigari in auto può usare l'accendisigari, oppure abbiamo l'USB, in questo caso qua. Io nel mio caso ho un USB-C e non ho ancora l'accendisigari, quindi utilizzerò l'accendisigari. Questo. Poi abbiamo la telecamera posteriore, che questa qua andrà fissata dietro. Eccoci qua. Questa è la nostra telecamerina posteriore, anche questa con un sostegno fatto così. E poi andremo a collegarla tramite il cavo. Il cavo bisognerà passare tramite tutte le plastiche, e per questo c'è a disposizione un bel passacavo, che è eccolo qua. Abbiamo il nostro passacavo per spostare le plastiche senza rovinare tutto quanto. Con questo qua andiamo dietro nel bagagliaio e mettiamo la nostra telecamerina. Poi abbiamo anche le istruzioni per l'uso, che sono qua, anche in italiano, quindi abbiamo tutto. E adesso direi andiamo a installarla e vediamo come funziona. In dotazione viene data questa pellicola, in modo che noi la applichiamo su, e se domani dobbiamo rimuoverla non c'è problema di star lì a togliere il biadesivo direttamente dal vetro. Quindi adesso io installo questa e poi installiamo la nostra dashcam. Ok, io direi di metterla qua così. Deve essere sempre che non ci copre la visuale e non ci sia di intralcio nel guidare, quindi io metterei qua così, più bassa possibile, cioè più alta possibile verso i sensori qui che ci sono della nostro specchietto retrovisore, in modo che non ci dia fastidio. La mettiamo qua in modo da vedere sia il display che tutto quanto. Abbiamo collegato la nostra dashcam, come vedete, eccolo qua, abbiamo portato tutti i cavi, adesso un po' provvisori qua, dopo sistemeremo per bene, bisogna passarli. Ricordo che c'è sempre questa plastichetta qua che serve per passare i cavi. Qua vedete che ho fatto già il collegamento così, eccoci qua mi sembra tutto ok. Devo passare l'altro cavo, comunque va benissimo. Una volta collegata io accendo l'auto, lei viene alimentata. Ok, lui mi dice che appunto è già partita la registrazione. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collegarlo al nostro wifi del nostro cellulare, quindi alla dashcam.
e alla sua applicazione. Vado a trovare l'applicazione Bidur, che è questa qui, vedete qua. Adesso lui mi dice collegalo al wifi, devo trovare VD03, eccola qui. La password è 1, 2, 3, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connetti. Lui adesso si connette. Ok. Ed è connessa. Annulla questo. C'è un po' di conflitto con Android Auto. È normale. Questo ci sono un po' di difficoltà la prima volta perché si collega direttamente ad Android Auto. Annulla. Adesso in teoria dovrebbe attivarsi la nostra telecamera. E in effetti, eccoci qua, siamo connessi e si vede. Quello che io volevo vedere è fare la videocamera, impostazioni, possiamo girare la telecamera e mettere quella posteriore, in teoria adesso dovrebbe girarsi, ed eccoci qua. E in effetti stiamo guardando la parte posteriore. Premo questo e vedo la parte anteriore. Perfetto. Quindi tutto funziona a meraviglia. Io adesso direi andiamo a fare un giretto e poi vediamo come ha registrato e come è andata. Prima di partire però vorrei farvi vedere anche un attimo le impostazioni per quanto riguarda dalla nostra applicazione. Adesso noi siamo entrati dentro nella nostra dashcam e quindi si è interrotta la registrazione. Vedete che possiamo vedere registrazione del suono, volume di altoparlanti, risoluzione video, qua possiamo mettere 4K più 1080 quella posteriore, opzioni di registrazione, quindi loop ogni minuto, ogni 2, ogni 3, quindi ogni quanto volete che faccia un video, rilevamento di collisione, rilevamento del movimento del monitor di parcheggio, basso tasso di registrazione, quindi questo qua no, io lo lascio tutto così, qua il nome della password e tutto quanto, e se volete resettarla. Torniamo indietro, qui vediamo che possiamo andare a vedere i file della videocamera e vengono divisi in file parte posteriore e parte anteriore, come vedete qua, ogni minuto. Bene signori, adesso andiamo a provarla. Bene signori, eccoci qua a bordo della nostra Capture con la nostra dashcam. Come vedete, allora, nello schermo principale vedete l'immagine in 4K, quella posteriore è un Full HD, quindi è una risoluzione più bassa ma già buona. Vedete che comunque anche se sto passando sotto gli alberi si vede molto molto bene. Anche adesso, guardate adesso che io entro dentro, qui che ci sono chiaro scuro, non c'è nessun problema, quindi è molto valida. Per una telecamera, una dashcam che ha meno di 60 euro, direi più che bene. Vedo che comunque anche l'audio adesso la sistemo un attimino perché si era regolato un po' male, adesso l'abbiamo più puntata verso il cofano. Direi più che ottimo. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ricordatevi il link in descrizione. Ciao ciao!